Killer affidabile prima, capo di Cosa Nostra dopo, temuto persino da chi gli stava accanto, con decine e decine di omicidi sulla coscienza. Questa è la storia di Leoluca Bagarella, l'ammazzasbirri. Svolgeva un'attività di commerciante di formaggi. Non lo conosco, non l'ho mai visto a questo signore. Non so nemmeno se esiste. Io non ho mai fatto parte a nessuna associazione. Sono innocente e non ho mai commesso nessun reato. Che dice, non guarda niente, quando c'è da ammazzare qualcuno era un mafioso proprio, un mafioso. Io mi chiamo Leoluca Biagio. Leoluca Biagio Bagarella nasce a Corleone il 3 febbraio del 1942. È figlio di Salvatore Bagarella, uomo d'onore legato alla vecchia tradizione mafiosa. La sua è una famiglia profondamente intrecciata con la storia di Cosa Nostra. Il fratello maggiore, Calogero, diventerà uno degli uomini di fiducia di Luciano Liggio, accanto a Totorina e Bernardo Provenzano. Un altro fratello, Giuseppe, seguirà la stessa strada, mentre la sorella Antonietta, chiamata anche Ninetta, sposerà proprio Salvatore Rina. Ma anche all'interno di una famiglia così potente, il sangue non risparmia nessuno. Calogero viene assassinato nella strage di Viale Lazio nel 1969. Eppure, anni dopo, sarà lo stesso Leoluca a sostenere che in realtà è ancora vivo. Mio fratello era latitante, è rimasto sempre latitante e tuttora è latitante. Quindi lei ci sta dicendo che suo fratello Calogero è vivo ed è latitante, abbiamo capito bene? È latitante, è stato sempre latitante, non è stato mai arrestato, pretendente. Va bene, ne prendiamo atto. Mai arrestato. L'altro fratello, Giuseppe, viene ucciso a Luciardone nel 72. Un omicidio consumato dentro le mura del carcere, avvolto ancora oggi da circostanze mai del tutto chiarite. In questo contesto, quasi inevitabilmente, anche Leoluca entrerà nella cosca. Da semplice picciotto, muove i primi passi in un'organizzazione destinata a trasformarsi nella più potente e nella più temuta di tutta la Sicilia, e non solo. Il primo vero scontro con la giustizia arriva nel 73. Leoluca viene arrestato per detenzione illegale di armi da fuoco. La condanna è a 20 mesi, una pena lieve, sospesa. Non un colpo definitivo, piuttosto un segnale. La giustizia aveva messo gli occhi su di lui. L'anno successivo la storia si ripete. Ancora armi clandestine, ancora un arresto. Questa volta però Bagarella sceglie di non attendere la sentenza. Ottenuta la libertà provvisoria, sparisce. Inizia così la sua latitanza. Da quel momento inizia la lunga carriera di Bagarella come killer. Il primo delitto a lui attribuito dalle sentenze porta la data del 10 gennaio del 74. In via San Lorenzo a Palermo, Leoluca attende il rientro di Angelo Sorino, poliziotto in pensione. Nonostante l'età, Sorino non aveva mai smesso di raccogliere informazioni sulle famiglie mafiose della zona. Per questo era conosciuto come un vero e proprio archivio ambulante. Appena giunto davanti casa, Bagarella gli spara 4 colpi con la sua calibro 38. Sorino cade a terra, morto sul colpo. Quello del poliziotto in pensione Angelo Sorino fu solo l'inizio. Un anno dopo Bagarella uccise Simone Lomanto, un semplice pastore punito per un furto di vino commesso anni prima ai danni del boss Antonio Salamone, l'allora capomandamento della zona. Con lui cadde anche Nino Mulè, un amico che ebbe la sola colpa di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Nel 78 Bagarella partecipò a un agguato che segnò una svolta nella storia di Cosa Nostra. L'uccisione di Giuseppe Di Cristina, posti Caltanissetta. Di Cristina era diventato un confidente della polizia. La sua specialità diventa uccidere, sostenuto da un gruppo di fedelissimi, una vera e propria squadra della morte. Senza paura, come lo dimostra il suo terzo arresto. È fermo a un posto di blocco, in auto con lui la fidanzata e futura moglie Vincenzina Marchese. Bagarella consegna i documenti, falsi ma ben preparati. I carabinieri lo osservano, esitano, poi decidono di portarlo in caserma per un controllo. Dentro tutto sembra filare liscio. Bagarella è calmo, sicuro che nessuno lo abbia riconosciuto. Dopo pochi minuti gli dicono che può andare.
Sta già per varcare il portone quando all'improvviso un maresciallo lo incrocia. Lo guarda negli occhi e grida il suo nome. In un istante l'atmosfera esplode. Leoluca Bagarella urla, spintona, prova a liberarsi con tutta la forza che ha. I carabinieri lo afferrano, lo strattonano, ma non basta. Ci vogliono più di 7 uomini per chiuderlo in cella. Se verrà chiamato l'ammazzasbirri, un motivo c'è. 20 agosto 1977. A Corleone, intorno alle 10 di sera, Bagarella e altri 3 tendono un'imboscata al tenente colonnello dei carabinieri, Giuseppe Russo. Con lui c'è anche un insegnante di nome Filippo Costa, che non c'entra nulla, ma si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. I killer non potevano certo lasciare un testimone. Anche lui viene freddato. Bagarella infine si avvicina al colonnello e gli spara in testa, segnando uno dei delitti più simbolici della cosca. 2 anni dopo tocca a Mario Francese, giornalista del Giornale di Sicilia. Viene ucciso a Palermo mentre rientra a casa. Francese aveva scritto troppo, aveva visto troppo. Nelle sue inchieste aveva raccontato i rapporti tra mafia e grandi appalti. Leoluca arriva in macchina insieme a un complice, esce dal veicolo, estrae la sua pistola Smith & Wesson calibro 38 e spara 4 colpi alla testa di Mario Francese. Pochi mesi dopo una telefonata anonima arriva in questura. C'è una pistola, vicino a una cascina poco fuori Palermo. Gli uomini della squadra mobile si muovono subito. A guidarli è Boris Giuliano, l'allora capo della squadra mobile di Palermo. Giuliano è uno che non lascia nulla a caso. Ordina ai suoi di non toccare niente, di aspettare, perché chi ha perso quell'arma, presto o tardi, tornerà a prenderla. E infatti, poco dopo, 2 uomini arrivano sul posto. Non fanno in tempo ad avvicinarsi, gli agenti appostati li bloccano. Sono uomini d'onore. Uno è Antonino Marchese, spietato killer, fratello di Vincenzina, la futura moglie di Bagarella. L'altro è Nino Gioè. Nella tasca di Gioè i poliziotti trovano una bolletta telefonica. L'indirizzo è via Pecori Giraldi. Giuliano non perde tempo e si fa portare lì. Dentro quell'appartamento gli agenti trovano un arsenale. Armi, chili di eroina purissima, soldi, carte false. Ma è nei documenti che arriva la scoperta più clamorosa. Tante identità diverse, tanti nomi diversi, ma sempre la stessa faccia. Giuliano osserva quelle foto, una per una, non ha dubbi. È Leoluca Bagarella. Boris Giuliano ha toccato fili scoperti. Sta andando troppo in alto. Perché non sta solo scoprendo la mafia, ma anche i legami che vanno oltre. E per Cosa Nostra questo poliziotto è diventato un problema da risolvere. 21 luglio 1979, sono le 8 del mattino. Boris Giuliano entra nel bar Lux in via Paolo Di Blasi per fare colazione. Pochi istanti dopo, nel locale, entra lui, Leoluca Bagarella. Impugna la sua calibro 38 e spara. Colpisce Giuliano a morte. Un'altra divisa che cade sotto i colpi dell'ammazzasbirri. Appena 2 mesi dopo l'omicidio Giuliano, a un posto di blocco viene fermato dai carabinieri. Mostra una patente falsa, ma l'inganno non regge. Viene arrestato. La condanna sarà di 2 anni e 4 mesi. Bagarella rimane in carcere, mentre fuori infuria una vera e propria mattanza. I corleonesi eliminano capi mafia, soldati, parenti, uomini dello Stato, chiunque rappresenti un ostacolo. È la cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, decimata senza pietà. L'aria però sta cambiando. Nell'83 Tommaso Buscetta, uomo d'onore affiliato alla cosca di Porta Nuova, viene arrestato in Brasile. I corleonesi gli hanno già sterminato molti parenti. Dopo un anno tra tentativi di suicidio, torture e riflessioni, Buscetta ritorna in Italia e decide di collaborare con la giustizia, incontrando il giudice Giovanni Falcone. Le sue dichiarazioni svelano i segreti alla struttura di Cosa Nostra, con particolare attenzione ai corleonesi. Dai suoi racconti nasce un maxi blitz. La mattina del 29 settembre 1984 vengono arrestate circa 150 persone. È l'inizio di un processo storico, il maxi processo, che inizierà il 10 febbraio dell'86.
Nonostante avesse già commesso decine di omicidi durante il maxi processo, Bagarella viene accusato solo dell'omicidio di Boris Giuliano. Per insufficienza di prove viene scagionato, ma viene condannato per associazione mafiosa. In primo grado a 6 anni, poi ridotti a 4 in appello. Rimarrà in carcere fino al 91. Secondo le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, emerge che Bagarella provava quasi piacere a uccidere personalmente. Sentite cosa raccontano alcuni pentiti su di lui. Il Riina spessissimo parlava di Bagarella e ci faceva capire a noi, chiarissimo, spiegava che suo cognato era un validissimo killer, era uno che non aveva paura di niente, era capace, se doveva andare a ammazzare qualcuno, entrare pure in una caserma dei carabinieri, ci andava a sparare là, perché lo riteneva un'abilità enorme. C'era stata un'occasione che Pino Greco Scarpa ci aveva detto a Riina, ci aveva mandato Bagarella dal carcere i saluti e ci aveva detto che conservami qualcuno, le stai ammazzando tutte tu, io quando esco che fa, non devo trovare niente, lasciami qualche cosa che io voglio ancora dare il mio. Di Bagarella, dopo di come me ne parlano anche quando lui è in carcere, mi diceva che molto rispettato, ma di tutti gli uomini d'onore, rispettato al massimo, perché dice non guarda niente, quando c'è da ammazzare qualcuno era un mafioso, proprio un mafioso. Di cosa si parlava negli incontri di cui ci ha parlato prima? Con Bagarella? Sì. Con Bagarella di cosa si parlava? Si parlava sempre di morti. Con Bagarella dovevi parlare solo di morti. Una volta libero, Don Luchino sposa Vincenzina Marchese. Il 24 aprile del 91, al Grand Hotel Villa Igea di Palermo, va in scena un evento sfarzoso, carico di simboli, Rolls Royce, fiumi di champagne, festeggiamenti senza fine. È un messaggio chiaro: i corleonesi dominano su Palermo. E come colonna sonora, Bagarella sceglie Le note del padrino, un trionfo stentato, quasi una sfida. Ma il vero caos arriva dopo il 30 gennaio del 92, quando le sentenze del maxi processo diventano definitive. Secondo Riina, chi nello Stato aveva garantito loro che il processo sarebbe stato aggiustato doveva pagarne il conto. Nasce così la cosiddetta strategia stragista. All'interno di Cosa Nostra si apre una frattura. Bernardo Provenzano non appoggia questa linea sanguinaria. Teme che colpire frontalmente lo Stato sia un suicidio. Ma Riina è il capo dei capi e finché c'è lui si fa a modo suo. La vendetta ha inizio. Il primo nome nella lista è quello di Salvo Lima, potente politico della Democrazia Cristiana. Viene assassinata a Palermo il 12 marzo del 92, in un agguato eseguito da un comando guidato da Leoluca Bagarella. Poi tocca alla famiglia Salvo. Antonino, detto Nino, era già morto anni prima in Svizzera, stroncato da un tumore, ma suo cugino Ignazio non avrà la stessa sorte naturale. Il 17 settembre 1992 Ignazio Salvo viene freddato. Ancora una volta nel gruppo di fuoco c'è Leoluca Bagarella. La vendetta dei corleonesi non risparmia nessuno. Eliminano chi un tempo era con loro, colpiscono chi si oppone al loro potere. 23 maggio 92, il giudice Giovanni Falcone muore nella strage di Capaci. 2 mesi dopo, 19 luglio, Paolo Borsellino viene fatto saltare in aria. A Palermo c'è il caos. È un caos totale. «15 gennaio 1993. Dopo l'operazione delle forze dell'ordine chiamata Belva, il capo dei capi Salvatore Riina viene arrestato. Dietro la sua cattura rimangono molti misteri. Adesso è Bagarella a comandare e fa le cose a modo suo. Parte una nuova ondata di violenza. Morti, attentati, bombe contro lo Stato. Tra gli episodi più cruenti c'è il rapimento di Giuseppe Di Matteo, il figlio di Santino Di Matteo, diventato collaboratore di giustizia. Il povero bambino viene sequestrato e resta prigioniero nelle campagne siciliane per quasi 800 giorni. Alla fine il piccolo viene strangolato e il corpo sciolto nell'acido.
L'ordine di un gesto così brutale viene da Giovanni Brusca, l'ammazza cristiani. Vincenzina Marchese, moglie di Leo Luca, apparteneva a una delle famiglie più spietate di Palermo, i Marchese di Corso dei Mille. A capo della famiglia c'era suo zio Filippo Marchese, soprannominato Milinciana, uno spietato sicario. Si diceva che Milinciana uccidesse con le proprie mani, in quella che veniva chiamata la Camera della Morte, un piccolo capanno sul lungomare. I fratelli di Vincenzina meritano un capitolo a parte. Antonino, descritto da più collaboratori di giustizia come un pazzo, uccideva senza esitazione. L'altro fratello, Giuseppe, anch'egli killer spietato, seguirà un'altra strada. Sarà il primo tra le cosche corleonesi a diventare collaboratore di giustizia. La donna, intanto, soffriva da tempo di depressione. In soli 2 anni aveva subito 2 aborti spontanei e viveva nel terrore e nella disperazione per il piccolo Giuseppe Di Matteo. Le sue implorazioni a Don Luchino di liberare il bambino restarono vane. Tutto questo unito al peso di avere un fratello collaboratore e alla consapevolezza della violenza che la circondava, deve aver fatto scattare qualcosa nella sua mente. Il 12 maggio del 95 Vincenzina si tolse la vita. Quella tragedia familiare segna un momento di apparente arresto nella vita criminale di Bagarella. Per un certo tempo il capo dei capi non ordina nuovi omicidi, quasi come se la morte della moglie avesse temporaneamente frenato la sua furia. Passa circa un mese. 24 giugno 1995. Il boss dei corleonesi Leo Luca Bagarella viene arrestato dalla divisione investigativa antimafia. Occhiali da vista, vestito sportivo. Così si è presentato Leo Luca Bagarella davanti agli agenti che alle 19:30 circa gli hanno spianato contro le armi. Tutto il contrario dell'immagine del sicario spietato con un'impressionante serie di omicidi eccellenti alle spalle, strage Falcone compresa. Viaggiava a bordo di una Y10 scura, come un automobilista qualunque, non come un boss di rango. Accortosi di essere pedinato, ha prima cercato di sfuggire ai segugi della DIA sulle sue tracce da alcuni mesi. È stato inseguito e bloccato. Aveva addosso una patente falsa, contraffatto anche il libretto di circolazione dell'auto. Non ha negato la sua identità, non ha opposto resistenza, era disarmato. Dopo il suo arresto inizia per Bagarella una lunga serie di processi. Centinaia di udienze, accuse su accuse. Ascoltiamo alcune delle deposizioni e scontri in aula con i pentiti. Lei ha mai subito condanne in passato? Sì, Per quali reati? per associazione e altre cose. E altre cose quali? Ma per gioca, armi. Anche per omicidio? Per omicidio sì. Lui ne ha detto tanto. Così ha detto. Poi, E allora, vediamo qualche altra circostanza che lei vorrebbe contestare. signor La Barbera, ce lo vuole dire al Presidente dove si trovava giorni prima di incominciare a fare quello che sta facendo? In quale carcere si trovava? Il Presidente lo sa, ti interessa a te? Il Presidente lo sa dove si trova. Mi dia lei perché No. questa competenza non c'è. Vabbè, datevi del Vabbè, lei. guarda, questa è una cosa È giusto che vi diate del lei. È stato dopo posto e basta. Terminate. Se giorni prima di lui incominciare a fare queste cose, se è stato invitato qui a Re Bibbia, a Roma, e se si è incontrato con persone. A Re Bibbia con persone. Io ero carcerato, con chi mi dovevo incontrare? E con chi si è incontrato? E che cosa le hanno proposto? No, Bagarella. Come no? Signor Presidente, lui l'ha detto a persone e cosa ci è stato proposto. Io l'ho saputo e ora ce lo chiedo, signor Presidente. Lui in quell'occasione ha barattato la libertà mia e quella di tante pace di famiglia, signor Presidente. Perciò quindi se lui lo ritiene poi glielo dice. Tanto, No, non gliela poniamo questa domanda. Perché lui era detenuto, per noi era detenuto. Perciò quindi non interessa tutto il retroscena, non interessa perché cosa lui lo sta facendo. Per noi, no, non ce n'è retroscena. Io dal carcere sono passato all'ex carcerario, sempre guardato a vista e basta. Cominciando a collaborare, non ce n'è altre strade. Non ce n'è altre strade, No. non hai barattato niente, vero? Non ho niente da barattare. Niente. E allora? Mi dica un po', se lei saprebbe che andrebbe a prendere le mi sono salvato. Mi sono salvato. A Nino Gioia pensavo a fugare, io invece mi sono salvato e sono qua. E sono fiero. Nino Gioia vuol dire che ha ritenuto giusto fare quello. Ritenuto fare Vuol grazie a dire voi. che è giusto fare quello. Grazie a voi. Non lo so i motivi. Dopo una vita perché nel l'abbia rischiare, 10 anni di galera, esce e si ritrova impiccato in cella.
Ma queste sono scelte sue, personali. E c'è, grazie a voi. No, grazie a te. La vai bene. Se lei direbbe il contrario, che fine farebbe lei? Dove andrebbe a finire? No, signor Presidente. Bagarella, non ci siamo. Lei, se vuole, può contestare alcune dichiarazioni che lui ha fatto nei suoi confronti. È falso, signor Presidente, è bugiardo falso, in tutto e per tutto. Vabbè. Questo c'ha 2 anni che va facendo un show televisivo, questo bugiardo. No, guardi, io le posso consentire tutto, ma lei non può offendere nessuno. Dice che abbiamo avuto degli incontri con certi signori, certi capiani, Messina Denari e altri. Persone a me del tutto sconosciute, non li conosco, non ho mai avuto a che fare con queste persone. Io fuori a questo signore non l'ho mai incontrato. Non ci ho mai dato ordine di venire a mettere bombe qua ai Bombole o qua a Firenze, mai, assolutamente. Parla del papello. Io, con mio cognato o con altri, non ho mai sentito parlare di questo papello. Non ho mai saputo niente di niente. Mi accusa di tanti omicidi, signor Presidente, fra i quali, come il prezzemolo, come il formaggio nei maccheroni, ogni processo, ora per ben 5 volte, questo mi ha fatto condannare 5 volte all'ergastolo. All'ultimo minuto arriva lui e ci mette come il formaggio nei maccheroni, così. Che questo è il vizio per il momento viene qua sotto la veste d'Agnello, dice io il caso di Matteo. Lui per il momento non può strangolare bambini con le mani, come ha detto lui, l'ha detto lui, io non so se è vero o non è vero, ma lui li strangola con la bocca, signor Presidente. Lui sta distruggendo un sacco di bambini, ha fatto arrestare un sacco di persone, viene qua e viene a dire che quando ci arrestano a qualcuno dice che ci dispiace. Ma che ci dispiace, signor Presidente? Che ha fatto arrestare un bene di persone, ci dispiace. Dice che mio nipote portava notizie da mio cognato, che andava a colloqui e portava notizie a me. Mio cognato ha mandato a dire dal carcere di uccidere un presidente. Signor Presidente, mio cognato ha 10 e 12 omicidi. Per ogni omicidio ci sono 3 presidenti, giusto? C'ha 10 e 12 omicidi. Per ogni omicidio ci sono 3 presidenti, giusto? C'è fasi di processo, ci sono 3 per 5. 3 per 3 sono 30, giusto? Nel senso della misura. Perciò 30 presidenti dovrebbero essere uccisi, giusto? Non è che a detta di questo signore, perché non si può prendere un incastro. Signor Presidente, io e mio cognato siamo isolati totali, non abbiamo contatti con nessuno. Quando andiamo a Palermo siamo chiusi in una camera iperbarica. Iperbarica. Speriamo non prenda fuoco. Speriamo di no. Quando deve cambiare l'aria nella stanza si accende un motore, signor Presidente, e noi viviamo là. Quando andiamo a colloquio, sempre in una camera blindata a colloquio, con le telecamere, e non so se c'è qualche altra cosa. Perciò faccia lei se noi possiamo mandare messaggi o se mio cognato poteva mandare messaggi, poi con il bambino, con suo figlio, con il bambino. Signor Presidente, io avrei tante altre cose da dire, ma capisco che anche così siamo un po' emozionati. Comunque io sono qua. Se lei ha uno scritto, No, io ho preso degli appunti, io posso fare anche uno scritto, posso fare al suo avvocato, posso fare farà una memoria scritta, anche un memoriale. Comunque, signor Presidente, sono innocente e non ho mai commesso nessun reato. E di questo che dice questo signore non è vero, non ho mai avuto discorsi con questo signore. Fuori non lo avvicinavo perché avevo paura che mi facessi arrestare, solo questo può dire lui, solo questo. Sono stato 3 mesi io, quando mi hanno arrestato il 24 giugno del 95, mi hanno arrestato, fui portato all'Asinara, per 3 mesi io non sapevo niente di fuori. Non ho fatto colloqui, non mi entravo a biancheria, non compravo giornale, non vedevo televisione, niente di niente. Dopo 3 mesi io poi ho saputo chi era stato che mi aveva fatto arrestare e cose. Ma in questi 3 mesi, signor Presidente, qualche pensierino a lui ce lo facevo, sa? Ma come ce lo facevo? Poi per finire gli devo dire una cosa, signor Presidente, lo guardi negli occhi quest'uomo.
Lo sguardo ce l'ha spento, signor Presidente, come il suo cuore. Questo odia tutti e sono tutto. 4 udienze che questo odia tutti. 4 udienze, signor Presidente, io ho incamerato. 4 udienze non è che... questi non posso cambiarli con lei. Non è che... Anche in carcere Bagarella non perde il suo carattere. Versa olio bollente su un boss dell''ndrangheta. Morde l'orecchio di una guardia durante il trasferimento in tribunale. Litiga e sferra pugni contro il personale penitenziario. Il 12 luglio 2002 la sua voce risuona in videoconferenza davanti alla Corte di Trapani. Devo leggere una petizione, se lei mi consente, a nome di tutti i detenuti... Presidente, ma una cosa che inizia a nome di tutti i detenuti che viene pronunciata come una petizione... Vediamo di che cosa si tratta. Oh, pubblico ministero, non è che sta facendo chissà che cosa. A nome di tutti i detenuti stanchi di essere strumentalizzati, umiliati, vessati e usate come merce di scambio dalle varie forze politiche. Dopo il suo intervento, molti detenuti a 41 bis iniziano proteste e scioperi della fame. Il messaggio non era diretto solo al ministro della giustizia dell'epoca, Roberto Castelli, ma anche a quegli avvocati del Sud, che anni prima erano contrari a 41 bis e li avevano pure difesi e che ora, seduti in Parlamento, avevano cambiato posizione. Don Luchino aveva acceso una miccia, ma il fuoco non prese. Il ministro dichiarò pubblicamente che nulla sarebbe cambiato. Secondo alcune teorie, Bagarella sarebbe stato volutamente lasciato libero per alimentare il caos. Un sospetto che affiora già ai tempi del maxi processo, quando fu condannata a 6 anni in primo grado, pena poi ridotta a 4 in appello. C'è chi sostiene che certi apparati dei cosiddetti poteri forti avessero interesse a non tenerlo in carcere. Oggi tutto questo resta soltanto un sospetto. Quello che è certo è che Leoluca Bagarella è stato uno dei boss più spietati che l'Italia abbia mai conosciuto. Bagarella è oggi uno dei pochissimi boss di spicco di Cosa Nostra ancora in vita, insieme a Pippo Calò e Benedetto Santapaola, tutti detenuti a 41 bis. Le ultime notizie lo ritraggono isolato. Da anni rifiuta qualsiasi forma di socialità. A volte si mette a urlare contro le guardie. Evita ogni contatto con altri detenuti. Gioca a carte da solo. 83enne e mai pentito, Leoluca Biagio Bagarella, chiamato Don Luchino, sta scontando 13 ergastoli e la sua condanna è un fine pena mai.